La borsa più colorata che vedrete oggi. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare insieme la Obo Bag, questa borsa veramente super facile, veloce, semplicissima, ma comunque nella sua semplicità è veramente molto bella da indossare, soprattutto per questa primavera con questi colori fantastici. Questo è veramente il modello che non può mancare nella vostra collezione perché è veramente un modello adatto a tutti i giorni. Quella borsa che prendete, inserite le cose all'interno e uscite. Voglio farvela vedere anche indossata. Questo è l'effetto che otteniamo, è veramente super comoda e capiente, veramente dovete assolutamente realizzarla. La borsa è completamente realizzata in filato, fondo ovale compreso con tutti i suoi amenti, vi ho spiegato tutto passo passo. È un progetto comunque perfetto anche per le principianti. Se siete proprio alle prime armi potete sostituire il fondo ovale con un fondo rettangolare, quindi lavorare una base tutte righe di andata e ritorno a maglia bassa e poi salire su come da tutorial, e vi viene comunque un progetto praticamente uguale. Ho utilizzato una chiusura magnetica con questa chiusura che di solito utilizzo, veramente molto comoda e pratica. Per questo progetto ho utilizzato il filato Ecovita Size 4 di DMC. Nel box informazioni troverete tutti i link utili, comunque è un filato che trovate sia sul sito ufficiale di DMC oppure nelle migliori mercerie. Comunque non mi dilungo più di tanto perché vi ho spiegato tutto durante il tutorial. Se avete delle domande potete lasciare un commento qui in basso, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo progetto. Ovviamente voi ora lo vedete così multicolor, però se non vi piacciono proprio le borse super colorate potete farla anche a tinta unita, verrà bellissima lo stesso. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le novità, le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi ovviamente i futuri tutorial. Ed ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto super facile e poi possiamo iniziare subito con il progetto di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di due gomitoli di filato Ecovita Size 4 nella versione multicolor, un bottone magnetico da cucire, lavoreremo il tutto con l'uncinetto 3,5, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Si partirà ovviamente dalla base, andremo a realizzare una base ovale, quindi ci prendiamo il nostro filato, uncinetto 3,5, facciamo un cappietto e ci andremo ad avviare il numero di catenelle che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, ho lavorato 25 catenelle totali che corrispondono esattamente a 15 cm, quindi se non vi trovate con il numero di catenelle potete seguire tranquillamente la misura in centimetri, è indifferente il numero di catenelle iniziali. Intanto voglio farvi apprezzare anche il filato, guardate che bellissime sfumature, super primaverili estive. Ora, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ci inseriamo, andiamo a lavorare una maglia bassa e su questa maglia bassa andremo a lavorare un'altra maglia bassa per sostituire la prima mezza maglia alta, perché io lavorerò il tutto a mezza maglia alta. Quindi mi inserisco in questo modo e lavoro un'altra maglia bassa. In questo modo avrò sostituito la prima mezza maglia alta, ma se preferite potete anche lavorare le 2 catenelle. Ora procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto successivo sottostante. Nell'ultima catenella inizieremo a lavorare il primo aumento, quindi nello stesso punto andiamo a lavorare 5 mezze maglie alte, una,
2, 3, 4 e 5. In questo modo ora procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino a ritornare nella prima catenella. Arrivati alla prima catenella, esattamente qui, dobbiamo andare a lavorare le 4 mezze maglie alte restanti. La prima l'abbiamo già lavorata all'inizio, quindi dobbiamo avere un totale di 5 mezze maglie alte come abbiamo fatto anche su questo lato. Quindi andiamo a lavorare le ultime 4 mezze maglie alte nell'ultimo punto. 1, 2, 3 e 4. Andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima nel primo punto, ma andremo a lavorare la maglia bassissima in costa retro, quindi prenderemo solo la metà catenella esterna, facciamo la maglia bassissima ed ora procediamo con il giro successivo. Quindi dobbiamo sostituire la prima mezza maglia alta del giro, andiamo a prendere tutta la catenella ora, quindi in questo modo mi inserisco e prendo tutto il punto, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta. Anche nei prossimi giri comunque continueremo a lavorare gli aumenti e in questo giro andremo a lavorare un aumento in ciascuno dei 5 punti che abbiamo sui 2 laterali. Possiamo andarci a mettere dei marcapunti per definire la zona, quindi questo nel mio caso è il primo punto dei 5 del lato. Poi conto 1, 2, 3, 4 e il quinto è quello dove ho alzato il lavoro, quindi dove andrò a fare ora l'aumento. Quindi non vado a mettere il marcapunti, farò lo stesso anche su questo lato. Quindi il primo è questo qui, potete farlo anche nel mentre che lavorate questo giro. Poi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, mettiamo il marcapunti sul quinto e su questi 5 punti andremo a lavorare gli aumenti. Quindi qui abbiamo già alzato il lavoro e lavorato la prima mezza maglia alta, nello stesso punto andiamo a lavorare un'altra mezza maglia alta, quindi avremo lavorato il primo aumento e andiamo a mettere il marcapunti esattamente su questo secondo punto per definire la zona degli aumenti del giro successivo. Ora procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino al marcapunti. Ok, a questo punto il marcapunti tolgo ed inizio a lavorare gli aumenti. Quindi nei primi 2 punti lavoro 2 mezze maglie alte in ciascun punto, 1 e 2, poi punto successivo 1 e 2. Nel punto centrale, quindi nel terzo dei 5 sottostanti, vado a lavorare 3 mezze maglie alte. 1, 2 e 3. Vado a posizionare il marcapunti nella seconda maglia delle 3 e vado a mettere il marcapunti anche nel primo punto del primo aumento. Quindi queste sono le 3 maglie alte, questo è il secondo aumento e questo è il primo aumento. Questa è la prima maglia lavorata, metto il marcapunti. Ora procedo con gli ultimi 2 aumenti, quindi 2 mezze maglie alte in questo punto e 2 mezze maglie alte nel quinto punto. Posiziono il marcapunti nell'ultimo punto che ho lavorato, questo lo faccio per definire la zona degli aumenti del giro successivo ed ora procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino al marcapunti.
Ok, anche su questo lato procedo nello stesso modo, quindi sui primi 2 punti lavoro 2 mezze maglie alte, metto il marcapunti nel primo dei 2, punto centrale lavoro 3 mezze maglie alte, 1, 2 e su questa metto il marcapunti e 3, ultimo punto 2 mezze maglie alte. Il secondo aumento già l'abbiamo lavorato all'inizio, vado a chiudere sempre nello stesso modo, quindi con maglia bassissima in costa retro, e poi quando riparto prendo tutto il punto. In questo giro andremo ad alternare un aumento e una maglia normale, con la differenza che dove c'è il marcapunti al centro dei 2 lati più corti andremo a lavorare sempre 3 maglie alte. Quindi ora nel primo punto vado a sostituire sempre la prima mezza maglia alta con le 2 maglie basse e su questo punto lascerò il punto singolo, mentre nel punto successivo vado a lavorare l'aumento. Quindi tolgo il marcapunti, lavoro 2 mezze maglie alte, una e 2, sulla seconda posiziono il marcapunti. In questo modo ora procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino al marcapunti. A questo punto togliamo il marcapunti, lavoriamo su questo punto un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, riposizioniamo il marcapunti nel primo punto dei 2, ora nel punto successivo punto singolo, quindi una mezza maglia alta, punto successivo un aumento, quindi 2 mezze maglie alte, punto successivo punto singolo, punto successivo aumento di 2 mezze maglie alte, poi abbiamo il marcapunti centrale dove andremo a lavorare 3 mezze maglie alte. Quindi togliamo il marcapunti, lavoriamo su questo punto 3 mezze maglie alte, 1, 2 e mettiamo il marcapunti su questo punto e 3, poi di nuovo un aumento di 2 mezze maglie alte, 1 e 2, maglia singola, quindi una sola mezza maglia alta, di nuovo un aumento nel punto successivo, maglia singola nel successivo ed un aumento nel punto successivo. Riposizioniamo il marcapunti nel secondo dei 2 ed ora procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Arrivati al marcapunto dobbiamo quindi ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto su questo lato, quindi togliamo il marcapunti e all'interno di questo punto andiamo a lavorare un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Posizioniamo il marcapunti nel primo punto dei 2, procediamo punto successivo, una mezza maglia alta, punto successivo un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, punto successivo una mezza maglia alta, punto successivo un aumento da 2 mezze maglie alte,
Poi ci troviamo nel punto centrale, togliamo il marcapunti e all'interno di questo punto andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, e sempre nella seconda delle 3 mettiamo un marcapunti. Andiamo ad ultimare il nostro giro, quindi punto successivo un aumento, punto successivo una mezza maglia alta e punto successivo un aumento. Quindi termineremo il giro in questo modo. Andiamo poi a chiuderlo con una maglia bassissima in costa retro, come abbiamo fatto finora nel primo punto. Andiamo ad alzare il lavoro prendendo tutta la solina e facendo le 2 maglie basse una sopra l'altra. E in questo giro andremo ad alternare un aumento e 2 maglie singole, quindi qui lasciamo la maglia singola, facciamo una maglia singola anche nel punto successivo e nell'ultimo punto marcato andiamo a lavorare un aumento, quindi togliamo il marcapunti e lavoriamo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Non andrò più a posizionare i miei marcapunti perché terminerò qui i miei giri di aumenti. Questo è l'ultimo giro di aumenti che lavorerò, quindi nel prossimo giro non mi occorreranno più i marcapunti. Procedo ora lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino al primo marcapunti che incontro. Da questo punto tolgo il marcapunti e inizio a lavorare un aumento in questo punto, quindi ovviamente 2 mezze maglie alte nello stesso punto, una mezza maglia alta nei 2 punti successivi, quindi una in questo punto e una nel punto successivo, poi di nuovo un aumento nel successivo, una mezza maglia alta nei 2 punti successivi, una in questo punto e una nel punto successivo, un aumento nel punto successivo, 1 e 2, una maglia singola nei 2 punti successivi, poi qui abbiamo il marcapunti centrale. Sempre in questo punto andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, poi continuiamo lavorando una maglia singola nei 2 punti successivi, quindi andiamo a lavorare a specchio, un aumento, una maglia singola nei 2 punti successivi, un aumento, una maglia singola nei 2 punti successivi ed un aumento nell'ultimo marcapunti. Ora continuiamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Terminiamo l'ultimo giro di aumenti, quindi togliamo il marcapunti e in questo punto lavoreremo ovviamente un aumento, poi una maglia singola nei 2 punti successivi, un aumento, una maglia singola nei 2 punti successivi, un aumento e una maglia singola nei 2 punti successivi. Poi abbiamo ovviamente il punto centrale dove andremo a lavorare le 3 mezze maglie alte,
1, 2 e 3 e poi andiamo ad ultimare il nostro giro, quindi una maglia singola nei 2 punti successivi, un aumento nel punto successivo, una maglia singola nei 2 punti successivi ed un aumento nell'ultimo punto disponibile. Questo sarà il risultato. Chiudiamo ovviamente il giro come abbiamo fatto finora. Questa sarà la nostra base. A questo punto, dal prossimo giro che faremo, andremo a lavorare i punti come si presentano, non farò ulteriori aumenti. Ho ottenuto una base da 23 quasi 24 cm per 9 cm. Ovviamente, se volete una borsa più grande potete continuare con gli aumenti facendo sempre l'aumento di 3 maglie nei punti centrali, ma andando ad aumentare di una maglia tra un aumento e l'altro. Quindi se volessimo continuare a lavorare la nostra base e quindi ingrandirla, nel giro successivo andremo a lavorare un aumento e 3 maglie singole, giro successivo un aumento e 4 maglie singole, calcolando sempre l'aumento centrale. Per questa borsa mi fermerò a questa misura, quindi ora procediamo normalmente lavorando i punti come si presentano fino a raggiungere l'altezza indicata o quella desiderata. Quindi alzo il mio lavoro sempre facendo le 2 maglie basse una sopra l'altra e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Posso mettere un marcapunti in questo primo giro per segnare il primo giro senza aumenti, in modo da facilitare il conteggio dei giri a fine lavoro, perché magari ci possiamo confondere. Quindi per evitare questo andiamo a mettere proprio un marcapunti nel punto, vedete? Lo inseriamo in questo modo in modo che non ci darà fastidio e lo lasciamo lì fino al termine del lavoro, così possiamo contare facilmente i nostri giri. Continuiamo lavorando in questo modo, al termine del giro andremo a chiudere come abbiamo fatto finora e ripartiremo sempre nello stesso modo lavorando i punti come si presentano per il totale di giri che vi lascerò indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri se non vi trovate con il numero di giri oppure avete lavorato magari tutto a maglia bassa o con un altro punto. Quindi lavoriamo tutta la nostra borsa veramente molto semplice in questo modo e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta lavorati tutti i miei giri, io ne ho lavorati 23 in totale, ovviamente giri senza aumenti, e questi 23 giri corrispondono esattamente a 23 centimetri. Quindi a questo punto possiamo chiudere il nostro lavoro, andiamo a tagliare il filo e chiuderemo con asola di chiusura. Non ci andremo ad inserire nel primo punto, bensì nel secondo, in modo da non creare un aumento. E poi rientriamo nel punto da cui siamo uscite. In questo modo avremo chiuso in maniera invisibile. Ora andiamo a bloccare e nascondere il filo attraverso le maglie. E una volta fatto questo dovremo andare a creare il nostro manico. Dunque, per andare a lavorare il nostro manico, sarà ovviamente un monomanico. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a piegare perfettamente la nostra borsa in modo da definire la zona centrale dei 2 lati più corti. Quindi la pieghiamo per bene e ci andiamo a mettere dei marcapunti proprio nella piegatura che si crea. In questo modo, a questo punto ci prendiamo il filo, facciamo un cappietto e andremo a prendere in considerazione i 3 punti, quindi questo sarà il punto centrale, prenderemo in considerazione anche questo e il successivo.
mi vado ad agganciare nel punto prima del marcapunti e lavoro una maglia bassa. In questo modo poi tolgo il marcapunti e lavoro una maglia bassa anche nei due punti successivi, quindi in quello che era marcato e nel successivo. Quindi avrò una base di 3 punti, volto il lavoro e procederò lavorando una fascetta tutta a maglia bassa formata ovviamente da 3 punti di base. Quindi procedo lavorando una maglia bassa nei punti sottostanti per il totale di righe che vi lascerò indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente non faremo un unico manico, ma faremo 2 sezioni che poi andremo ad unire al centro. Quindi vado a lavorare la prima fascia e poi per la seconda fascia ripeterò lo stesso procedimento. Bene, una volta che avremo lavorato entrambe le fasce, su una ho già tagliato il filo e l'ho nascosto attraverso le maglie, l'altro ce l'ho ancora collegato al gomitolo perché ora dovremo andare ad unire le due estremità insieme. Ho comunque realizzato 2 fascette da 45 righe di lavorazione che corrispondono esattamente a 26 cm, quindi abbiamo 26 cm sul lato e 26 cm sull'altro per un totale di 52 cm. Ovviamente queste misure potete variarle e lavorare in base alle misure che vi occorrono. Quindi a questo punto andiamo ad unire le due estremità insieme. Abbiamo terminato con la riga di lavorazione sul dritto. Noi andremo a posizionare le nostre fascette dritto contro dritto. Faremo una catenella qui sulla fascetta dove abbiamo il filo collegato, quindi vedete io ho ultimato in questo modo. Ora faccio una catenella, posiziono il mio manico dritto contro dritto e andremo ad unire le due fascette a maglia bassa in costa. Quindi cosa faccio? Mi inserisco nel primo punto sulla prima fascetta prendendo solo la metà catenella esterna verso di me. Faccio lo stesso anche sul punto frontale della fascetta frontale, quindi vado a prendere solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa. Ovviamente farò questo anche per gli altri 2 punti. E poi posso tagliare il filo e andarlo a bloccare attraverso le maglie. Come potete vedere all'esterno sarà tutto perfettamente unito e abbastanza invisibile. Quindi faccio una catenella di sicurezza e vado a bloccare il mio filo. Una volta unito il manico questo sarà il risultato, ma non avremo ultimato qui perché adesso andremo a rifinire tutta la parte interna. Quindi andiamo a riprendere il nostro filo, facciamo il solito cappietto iniziale e ci andremo ad agganciare esattamente su una zona del manico, è indifferente dove. Ovviamente per ogni riga di lavorazione corrisponderà un punto, quindi ci inseriamo in un punto qualsiasi e andiamo a lavorare la prima maglia bassa. Procedo qui alla seconda riga, quindi mi inserisco nel punto e lavoro una maglia bassa e qui ho l'altra riga. Cosa faccio? Mi inserisco qui, prendo il filo, non chiudo, carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco qui alla base, prendo il filo e non chiudo, mi inserisco nel punto successivo, prendo il filo, ora ho 5 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 5 insieme. In questo modo avrò creato una zona stondata e ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino
ad arrivare esattamente nel primo punto qui. Possiamo metterci un marcapunti per segnarci il punto, ma è comunque riconoscibile perché praticamente è il punto prima dell'inizio della fascetta. Quindi ora vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Bene, sono arrivata al marcapunti, tolgo, carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco in questo punto qui, prendo il filo e non chiudo, mi inserisco nel primo punto della fascetta, quindi esattamente qui, prendo il filo e non chiudo, mi inserisco nel primo punto della fascetta, prendo il filo, ho le 5 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 5 insieme e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto successivo sottostante. Quindi ovviamente, come vi ho detto prima, per ogni riga di lavorazione che abbiamo corrisponde un punto, quindi ad ogni riga lavoreremo una maglia bassa. Ci inseriamo proprio, vedete, nel punto e andiamo a rifinire tutto il bordo del nostro manico. Arriveremo fino al punto iniziale, quindi dove ci siamo agganciate, taglieremo il filo, chiuderemo il lavoro e ripeteremo lo stesso procedimento ovviamente anche sull'altro lato. Quindi una volta ultimato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura e bloccare poi il filo all'interno. Lo stesso procedimento lo andremo a ripetere anche sull'altro lato, quindi rifiniamo anche questo lato e poi ci rivediamo. Una volta rifinito il manico sia sul lato che sull'altro, andiamo a fare l'ultimo passaggio facoltativo, perché potete anche evitarlo, ovvero andare a creare il manico tubolare. Quindi andiamo ad unire i punti che abbiamo qui sul bordo del manico, andiamo proprio a fare una cucitura in modo da rendere il manico tubolare. Vi ripeto, è un passaggio facoltativo che potete anche saltare, quindi io lo farò. Vado a fissarmi il filo, lo blocco attraverso le maglie. Devo uscire dal primo punto disponibile del manico, quindi nel mio caso è esattamente questo qui. Esco e devo entrare nel primo punto disponibile sull'altra parte del manico, quindi faccio una cucitura entrando sia nel primo punto di questo lato sia nel primo punto di quest'altro, in questo modo, e poi vado a cucire punto per punto, quindi entro nel punto successivo, entro anche nel secondo punto che ho qui sull'altro lato e vado a ripetere questo procedimento per ogni punto che ho lungo tutto il manico, proprio fino a cucirlo in maniera tubolare. Dovrà essere questo il risultato. Bene, una volta cucito tutto il manico possiamo andare a bloccare il filo all'interno. Ultimato anche questo passaggio possiamo andare a foderare. Io salterò questo passaggio, ma vi lascio il link del mio tutorial dedicato nella descrizione in basso al video. È un tutorial specifico per realizzare una fodera in maniera semplice e perfetta anche per principianti.
quindi a questo punto passo direttamente all'applicazione della chiusura. Io applicherò un bottone magnetico da cucire e andremo ad applicare una parte del bottone qui sull'esterno e l'altra parte all'interno. Questo perché poi una volta chiusa la borsa, vedete, verrà piegata, l'avrete vista meglio all'inizio del video, e si creerà una sorta di patella. Quindi andiamo a cucire la nostra chiusura in questo modo con del semplice ago e filo. Ed eccola qui, una volta che avremo terminato ho messo dell'imbottitura all'interno, uno sciarpone, così intanto la borsa prende forma, si va a chiudere normalmente come vi avevo detto, e questo sarà il risultato. Sono veramente molto soddisfatta, è un modello veramente super semplice ma che ha il suo perché, ed è un modello che assolutamente si deve avere perché è super comoda, capiente e perfetta per tutti i giorni. Quindi ve lo consiglio. Ovviamente se non vi piacciono le borse ultra colorate potete optare per la versione monocolore. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Nonostante ci siano degli aumenti sulla base, è un progetto comunque adatto anche ai principianti, si possono fare delle variazioni sulla base, quindi evitare il fondo ovale e lavorare semplicemente un fondo rettangolare e poi salire su normalmente, verrà benissimo lo stesso. Il filato utilizzato per questo progetto è l'Ecovita Size 4 nella versione multicolor, lo trovate sia sul sito di MC che nelle migliori mercerie. Trovate tutti i contatti utili nella descrizione in basso al video. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti e le novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!